Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi video diverso dal solito. Non solo perché Paolo fa il ballerino, ma perché oggi ragazzi rispondiamo a alcune delle domande che ci avete fatto nei giorni scorsi. In questi giorni ragazzi abbiamo raccolto centinaia di domande che ci avete fatto su tutti i canali Instagram, Facebook, ovviamente anche su YouTube. E quindi un grande grazie ragazzi a tutti quelli che hanno partecipato a questo mega sondaggione. In pratica sono tantissime le domande, centinaia, ma ce ne sono alcune anche simili, quindi le abbiamo anche divise per macro argomenti. Abbiamo fatto una bella selezione e risponderemo a un bel po' di domande oggi. Le domande che abbiamo ricevuto sono tutte in forma anonima. Abbiamo scelto questa cosa per fare in modo che foste liberi di chiederci qualunque cosa. E devo dire che alcune domande sono legate al viaggio, ma molte, la maggior parte, sono legate più a grandi argomenti, soprattutto sul futuro, e legate anche al fatto che comunque siamo in viaggio da 8 anni in giro per il mondo con un budget molto basso, 10 euro a testa al giorno. Quindi devo dire ragazzi, ci avete fatto delle domande a cui noi neanche pensiamo. Quindi è anche utile per noi questo esercizio per metterci un po' in gioco e anche farci conoscere un po' meglio. Abbiamo deciso di rispondere a queste domande mentre camminiamo in questa cornice che è la bellissima Quito. In 8 anni, qual è stato l'oggetto più inutile che avete trasportato per chilometri pensando prima o poi servirà? Allora, noi siamo molto minimali, di solito cerchiamo di evitare di portare cose, pesi soprattutto sulle spalle. Poi vabbè, magari in macchina siamo un pochino come più di manica larga. Però me ne ricordo uno in particolare, questo ci avevamo pensato un bel po', e ho detto, ma ti ricordi? All'inizio del viaggio noi avevamo comprato nel 2018 una tenda per fare campeggio, l'abbiamo comprata in Nepal, ce la siamo portata in giro per anni fino in Messico, perché sì. Poi l'abbiamo usata in Messico, quindi ci siamo portati, era abbastanza grossa, la mettevo sul lato di uno zaino grande e quindi un pochino mi pesava dietro e ogni volta sta tenda, ma perché ce la stiamo portando? Ma non la useremo. E alla fine l'abbiamo usata dopo anni, alla fine è servita in qualche modo. Non vi sentite mai soli mentre viaggiate? Allora, questa domanda devo dire che tira fuori anche qualcosa di cui non abbiamo mai realmente parlato e forse la risposta suonerà anche un po' strana, no? Visto la vita che facciamo, siamo sempre in mezzo alla gente, tantissime persone, facciamo nuove conoscenze ogni giorno. Però sì, ci sono dei momenti in cui viviamo anche noi la solitudine e credo siano legati più al fatto che siamo a milioni di chilometri dalle nostre famiglie, dalle persone che amiamo, quindi si fa sentire la distanza e si vive anche la solitudine. Facciamo tantissime amicizie in viaggio, da quando siamo in viaggio abbiamo conosciuto tantissime persone che hanno anche un po' lo stile di vita che abbiamo noi, quindi è difficile poi rincontrarsi, ci si sente a orari assurdi perché ci sono i fusi orari di mezzo e quindi ti aiuta questo a capire che non sei da solo in questa cosa, quindi ti dà un sollievo anche nei momenti in cui vivi peggio questo aspetto della solitudine. C'è da dire anche che poi tutto il resto compensa tantissimo, cioè il fatto che ogni giorno viviamo delle esperienze assurde, milioni di stimoli, emozioni, incontri, ogni giorno che vanno a compensare quei momenti un po' di down che ovviamente ci sono. Per come siamo fatti noi poi varia tanto questa cosa a seconda della tipologia di viaggio che stiamo facendo. Adesso tipo con lo zaino siamo quasi costretti, no? A avere rapporti sociali, a stare in mezzo alla gente, a parlare con le persone, quindi forse la solitudine la viviamo anche un po' diversamente, ci piace quasi anche stare da soli in certi momenti, no? Chiuderci nella stanza e avere il nostro attimo di solitudine. Invece ci sono altre tipologie di viaggio che forse sono più improntate su quello, cioè abbiamo più momenti per stare da soli e quindi ci sentiamo un po' la mancanza dell'interazione. Penso ad esempio quando viviamo in van, in macchina, comunque tendiamo più a stare da soli, a isolarci anche per trovare posti per dormire un po' più isolati e quindi lì ci manca di più il contatto con le altre persone e quindi la solitudine diventa un po' un peso. Come si trasforma la percezione del tempo quando la vita non è scandita da lavoro, weekend e ferie? Ecco dietro le quinte. Io che cammino all'indietro fa la domanda. Allora, la percezione del tempo, allora ragazzi, qua effettivamente il fatto di essere sempre in viaggio, sempre in giro, un po' siamo un po' anche noi un po' rimba, ecco, ogni tanto ci perdiamo, che giorno è, che ore sono, oddio, poi c'è il fuso orario di cui tener conto spesso e volentieri, però devo dire che il fatto di comunque fare video in modo, diciamo, con un programma chiaro, il lunedì, il mercoledì, il venerdì alle ore 13 italiane, in effetti ci dà proprio questo senso del tempo e quindi bene o male dovremmo sempre sapere che ore sono e che giorno è esattamente della settimana, mese e anno. Magari questa domanda un po' viene dal fatto che non è per tutti
chiarissimo che quello che noi facciamo in questo momento, quello che state vedendo voi adesso, questo video, è effettivamente il nostro lavoro. Parliamo di lavoro a tutti gli effetti e in quanto lavoro chiaramente ha delle regole e anche noi chiaramente siamo all'interno di un contenitore che ci dà queste regole, quindi anche noi bene o male le seguiamo. Facciamo un lavoro bellissimo, facciamo un lavoro che ci piace tantissimo, siamo in giro per il mondo, viaggiamo, è la cosa più bella del mondo, lo facciamo nel modo che preferiamo, ma comunque rimane un lavoro. Ciao, volevo sapere come organizzate il montaggio dei vostri video, se fate tutto voi, se vi fate aiutare da qualcuno e con quali programmi lavorate, se le riprese sono sempre vostre o se ogni tanto utilizzate anche filmati stock, quanto tempo vi porta via in media la realizzazione di un video. Allora, bella domanda, bella su più punti. Allora, no, i video li montiamo tutti noi per vari motivi. Prima di tutto perché in due riusciamo a gestire bene la cosa e per noi sarebbe complicatissimo anche pensare di dover inviare il materiale a qualcun altro per montarli con le connessioni che abbiamo e fai che ci sono, sarebbe davvero complicatissimo. Quindi generalmente, anzi sempre, montiamo tutto noi, ci dividiamo il lavoro in realtà a metà e riusciamo a fare tutto utilizzando un'applicazione sul cellulare, quindi questo ci permette di risparmiare anche sulle cose che dobbiamo portarci dietro quando viaggiamo, soprattutto per quanto riguarda il peso appunto dell'attrezzatura che potrebbe servire. Abbiamo cercato di minimizzare il più possibile, quindi sicuramente questo mi ha cagato addosso. No, ci siamo un po' spostati in un posto un po' più sicuro. Forse, perché comunque volano anche qua, insomma, piccioni da tutte le parti. Comunque torno alla domanda. Allora, per quanto riguarda l'utilizzo delle immagini, il 99% delle volte noi utilizziamo immagini che sono fatte da noi, però ci siamo accorti con il tempo che a volte è utile inserire delle immagini di stock che permettono di dare più l'idea di quello di cui stiamo parlando. Penso anche alle volte in cui non è possibile proprio filmare perché è vietato o non è possibile ad esempio far volare un drone e invece l'immagine dall'alto ti dà un altro senso di completezza, diciamo, quello che stai dicendo e anche quello che stai vedendo. Quindi 99% delle volte immagini nostre, 1% immagini stock. Vediamo se hai risposto a tutta. Quanto tempo ci porta via? Il tempo, allora, questo varia tantissimo perché ci sono dei video che sono più lineari, quindi sono più facili da montare, ci sono altri video invece che richiedono più un lavoro di ricerca anche e di montaggio proprio delle clip stesse. Noi facciamo un po' il lavoro all'origine, nel senso che cerchiamo già all'inizio di renderci conto se quello che stiamo vedendo, quello che stiamo dicendo è interessante oppure no, e in quel caso eliminarlo direttamente all'origine, per cui questo ci aiuta molto poi nella fase finale. Comunque in termini di tempo direi 4-5 ore a video minimo. Minimo, Angela. Minimo, proprio quelli proprio base, diciamo, quelli che sono già fatti, devi solo mettere in ordine le clip. In genere ecco 2 giorni, ci mettiamo 2 giorni perché abbiamo un po', ecco come dicevamo prima, no? Che ci siamo fatti un po', per quanto riguarda il tempo abbiamo delle scalette, anche per fare i video bene o male abbiamo delle scalette, sappiamo che lunedì e martedì e mercoledì ne facciamo uno, giovedì, venerdì un altro, sabato e domenica un altro, quindi ecco abbiamo quel giorno che riusciamo a gestire, però in genere sono 2 giorni a video. E lavoriamo soprattutto la sera, cioè questa cosa, cioè noi il giorno siamo in giro con la luce, visitiamo, ci spostiamo, viaggiamo, poi la sera quando siamo in camera ogni tanto cala la palpebra, uno dorme, l'altro lavora ogni tanto cala. Viceversa. Questa domanda è interessantissima anche perché è la stessa domanda che abbiamo fatto anche noi a suo tempo, e cioè per quello che fate, avete una partita IVA, come fate a gestire tutto quando siete lontani? La burocrazia italiana è quello che mi blocca dall'iniziare una mia attività. Consigli? Capiamo perfettamente questa domanda perché sono i dubbi e le paure che abbiamo avuto anche noi, però devo dire che per fortuna per gestire tutte le questioni fiscali non dobbiamo necessariamente tornare in Italia, perché ormai da 5 anni utilizziamo Fisco Zen, che appunto ci aiuta a gestire la nostra partita IVA. Fisco Zen è un servizio online che ci mette a disposizione un commercialista dedicato e specializzato nella nostra professione, che risponde sempre a tutte le nostre domande o dubbi via mail, via chat o via telefono. È sempre pronto a guidarci in quello che è l'intricatissimo mondo della fiscalità italiana. In più, con Fisco Zen abbiamo a disposizione una dashboard molto semplice e intuitiva che ci permette di creare e mettere fatture elettroniche illimitate con pochissimi click. Possiamo fare il calcolo delle tasse, così sappiamo già in anticipo quanto pagheremo l'anno dopo e anche controllare scadenze e adempimenti. È utilissimo per chi è in viaggio, ma onestamente per chiunque non voglia avere pensieri. Nella descrizione del video vi lasciamo il link per fare una consulenza gratuita con un consulente fiscale, e in più se usate questo codice sconto qui avrete 50 euro di sconto sul primo anno di abbonamento.
Ma come fate a sapere che un posto è sicuro? Lo annusate? Sì, lo annusiamo, ragazzi. No, allora, no, abbiamo parlato recentemente di questa cosa. È quella cosa che non si può spiegare. Non si può spiegare, quindi ciao. No, non si può spiegare perché è una sensazione. Tu ti trovi in una strada, vedi due facce, due persone, una situazione che lo senti, ragazzi, lo senti. Ma credo che sia una cosa umana, no? Come esseri umani magari abbiamo quel sesto senso, sì, che ti dice qua metto via la camera, me la metto via, me la chiudo dentro lo zaino, me lo metto davanti perché vedo cose. Non vedi niente di realmente pericoloso, però senti che è il caso di metterti davanti lo zaino. Questo bene o male lo usiamo dappertutto come metodo, ci fidiamo un po' dell'istinto, ecco, però chiaramente quando devono succedere cose succedono. Però ecco, ne facciamo molto affidamento a questa cosa sicuramente. Angela, da donna, hai mai dovuto affrontare situazioni al limite delle molestie? Allora, per fortuna niente di troppo grave in questi 8 anni, anche perché comunque siamo sempre insieme, quindi Paolo è un bel deterrente a questa cosa. È successo però, c'è stato un episodio che mi ricordo molto bene, eravamo in Messico e era il carnevale di Chamula vicino a San Cristobal de las Casas, quindi nel sud del Chiapas in Messico, e c'era tantissima gente, veramente tanta, un sacco di gente con la bottiglia in mano. E c'era una calca pazzesca e passando in questa calca ovviamente Paolo era avanti, io ero dietro, quindi ci siamo anche un po' persi e camminando lì diciamo che le mani le hanno allungate parecchio in quella situazione lì, però è l'unica situazione che io ricordi in questi 8 anni. Cosa avete imparato sulle persone che non avreste mai scoperto vivendo una vita, diciamo, normale? Ecco, questa è una gran bella domanda, Ci pensiamo spessissimo, ragazzi, perché noi siamo bombardati, no, da quando siamo piccoli, da brutte notizie, brutte storie, che ti fanno veramente ogni tanto dubitare anche sull'umanità, sulla bontà dell'essere umano. Purtroppo è così, è realtà, ci sono anche queste storie che però convivono con un altro 99,9%, e cioè la parte buona dell'umanità, che spesso facciamo anche fatica a vedere, no? Quando siamo nel nostro e bombardati da quello che succede, dalle cose brutte che succedono nel mondo. Viaggiare ti dà questa cosa, ti aiuta tantissimo nel rivalutare l'umanità, le persone, perché tutti vogliamo la stessa cosa, a qualsiasi latitudine, in qualsiasi paese del mondo, noi vogliamo tutti la stessa cosa, cioè vivere bene, vivere in tranquillità, vivere in pace, convivere con gli altri, e veramente le brutte persone sono soltanto una minima parte che chiaramente fa tanto rumore, ma non potrà mai far rumore quanto il 99,9% delle persone che vedi ogni giorno quando viaggi in qualsiasi paese. Ammazza, ragazzi, Quito è una città super viva. Poi in questo periodo si sta festeggiando il compleanno della città, 491 anni, e quindi ci sono concerti, manifestazioni, sfilate, ci si veste, si sfila per la città, c'è un sacco di gente e in questo momento infatti c'è un concerto e tutta la piazza è piena. Una domanda bella lunga. Allora, ciao ragazzi, voi spesso affrontando questo argomento avete spesso come vostro modo di viaggiare preferito quello zaino in spalla. Io mi domando se il fatto di essere sempre alla ricerca di posti per dormire la notte alla lunga non diventi estenuante e renda tutto più stressante che avventuroso. Ah, bella domanda, bella ricca. Allora, sì, effettivamente, noi troviamo ogni tanto, no, questo viaggio zaino in spalla più stimolante che stressante, a dire la verità, perché siamo in giro per strada, dove cercare informazioni, capire qual è l'autobus, dove si prende, dove ti porta, dove ti lascia, se fare il pezzo a piedi, se non farlo, se prendere un altro mezzo che ti porti lì, insomma è molto stimolante, sicuramente un pochino stressante, ma fa parte del gioco, fa parte del viaggio. Abbiamo comunque anche i nostri momenti di riposo, forse visto da fuori, soprattutto magari con i video, con un montaggio veloce, perché poi effettivamente è quello che facciamo, ma magari un pochino più diluito, magari nel video si vede mezz'ora, ma nella realtà sono 2 giorni, in genere più o meno mettiamo 2 giorni di viaggio in un solo video. Poi non siamo qui a caso, davanti a un simil viaggino. Non è che altre modalità di viaggio siano meno stressanti, assolutamente. Per esempio, noi abbiamo trovato che
magari fare tanti chilometri in macchina e poi arrivare la sera. Effettivamente sì, qui cerchiamo magari un alloggio dove stare e può essere una parte stressante, ma nell'altro caso anche lì devi cercare comunque il parcheggio giusto, magari devi fare quei 20 km la sera, oppure succede qualcosa e ti devi spostare quando sei già magari pronto per andare a dormire. Insomma, c'è una parte, una grossa dose di stress anche in un viaggio con un mezzo. Noi cerchiamo di mediare, un po' facciamo una cosa, un po' facciamo l'altra, e devo dire che così ci troviamo benissimo. Non abbiamo resistito a prenderci una pannocchia col formaggio dalla signora, qua la sforna proprio bella calda calda, appena bollita. E un po' di formaggio sopra, un po' intendo un bel po' ne mette, e via, mais bianco. Mi sfugge un po' il metodo, ecco come si fa, ce lo mangi così veramente? Gli dà un po' quel salato che manca. Questa è una versione della polenta col formaggio scomposta. Ci siamo spostati in un posto un pochino più tranquillo dentro questa galleria per la prossima domanda. Eccola qua, domanda, questa qua importante, devo dire la verità. Sì. È più difficile rinunciare alle certezze di una vita stanziale nel proprio paese o vedere tutte le ingiustizie e disuguaglianze che il vostro viaggio vi mostra? Allora, devo dire che su questa domanda ci siamo confrontati un po' anche io e Paolo. Lunga, è difficile. Sì, perché abbiamo analizzato tutti i vari aspetti di questa domanda, che a primo impatto sembra una domanda tipo: è più facile rimanere nel proprio mondo o scoprire quello che c'è fuori? In realtà la domanda è un po' diversa, perché sta parlando di due difficoltà che sono entrambe difficoltà evidenti. Cioè, da un lato la difficoltà di lasciare tutto quello che hai costruito, che conosci, che hai fatto per anni, e buttarti in qualcosa che non hai mai visto, non sai niente, non sai cosa ti aspetta. Che è difficile, sicuramente. Difficile. Dall'altro lato però c'è un'altra difficoltà, cioè il fatto che viaggiando ti ritrovi a vivere e vedere proprio da vicino certe situazioni che sono davvero pesanti, legate a ingiustizie sociali, alla povertà. Ti rendi anche conto che dietro ci sono dei meccanismi che si ripetono costantemente nella storia dell'umanità, no? C'è un mondo ricco, un mondo forte, un mondo non forte. Esatto, che schiaccia quello non forte, che cerca di tenerlo sempre schiacciato, no? Perché non si evolva. E quindi vedere questa è un'altra difficoltà che fa parte del viaggio. Quindi sono sicuramente due difficoltà diverse. Se io dovessi scegliere, posso dirti che non rinuncerei mai a quello che stiamo facendo, perché la difficoltà è quella di vedere la realtà così com'è, quindi tutta quella delle ingiustizie. Non rinuncerei mai, perché comunque alla fine il gioco vale della candela, perché è vero, vedi queste difficoltà, a volte sono così grosse che devi metterti dei filtri enormi per sopportarle, che non è che non ti fanno vedere la difficoltà, quello che hai davanti, non te la fanno vedere la situazione, ma in un certo senso non la vivi non ti lasci trascinare emotivamente. Succede dopo, in genere, quando poi torni in stanza e esce tutta l'emotività della giornata, quella che hai tenuto sotto controllo. Comunque, nonostante questo, lo rifarei 1000 volte, cioè è una difficoltà che fa parte del viaggio e quindi la vivo come una parte dell'esperienza stessa. L'altra difficoltà invece è quella di lasciare tutto. Devo dire che adesso, a vederla a posteriori, mi sembra quasi piccola, no? In confronto a tutto il resto. Ci sono delle domande che ci avete fatto in tantissimi, proprio domande specifiche su una questione in particolare, riformulata magari in 1000 modi diversi, però il tema è sempre lo stesso. E adesso Angela leggerà una domanda che abbiamo scelto di questo genere. Ecco, allora, siamo un po' in mezzo alla strada. Camminare all'indietro è dura qua. Avete paura del futuro? Che un giorno qualcuno possa non guardare più i video e che cambi concezione proprio il modo di vedere il mestiere dei creator digitali? Se questo succedesse da un giorno all'altro, quale sarebbe il vostro approccio? Domanda interessantissima, allora ragazzi, anche perché questa è un po' la preoccupazione di tantissime persone, ci siamo resi conto ricevendo queste domande, e è una preoccupazione però molto, diciamo, sul futuro lavorativo soprattutto, e del mondo in cui ci troviamo a vivere tutti quanti, cioè questo mondo che è super digitale ormai, che sta cambiando. L'intelligenza artificiale è arrivata sicuramente per cambiare le carte in tavola, ma siamo consapevoli anche che le cambierà non solo per noi che facciamo un lavoro particolare, ma per chiunque. Questa è una domanda che ci dovremmo fare tutti quanti. Per quanto ci riguarda invece,
non lo so, sarà che noi siamo messi in un processo, no, di cambiamento, abbiamo trovato questa strada del canale, ma è stata una strada che è arrivata dopo anni di viaggio, quindi abbiamo cominciato il nostro viaggio senza avere il lavoro, senza avere il canale, senza avere un'entrata fissa. E quindi questo nostro approccio un po' ci aiuta anche nel momento del cambiamento. Quindi se domani dovesse finire tutto, so che troveremo il modo poi per cambiare ancora una volta e trovare un altro modo di vivere e viaggiare, perché viaggiare, ragazzi, per noi è sempre il numero uno. Cioè noi non viaggiamo per lavorare, noi non lavoriamo per viaggiare. O com'è? Me la sono persa, ragazzi. Il discorso era bellissimo. Il fatto sta che il viaggio è al numero uno. Questo lavoro è una conseguenza del viaggio. Cioè noi non viaggiamo per fare contenuti, sì, ma facciamo contenuti perché viaggiamo. Ecco, che è diverso, che vedi? è diverso. L'abbiamo trovata la sì, chiave. Esatto, È era così. questo il succo. E quindi, ragazzi, un'altra domanda a tema. Ciao ragazzi, vi seguo sempre. A volte mi chiedo, ma quando si fermeranno? A che età? Fin quando ce la farete a fare questa vita? E non so se ce la faremo. Siamo ormai un pochino anzianotti, in effetti, Allora, questa domanda è arrivata tantissimo, no? Perché siamo anziani anche. No, non solo legata all'età, ma in generale quando smetterete? È questa la domanda, quando smetterete di viaggiare? Prima di tutto, perché dobbiamo smettere? Vi dico questo, abbiamo conosciuto in questi anni in viaggio persone di tutte le età che vivono come noi, se non ancora più estremi di noi, devo dire. Veramente? Sì, ci sono persone oltre i 60 anni che vivono così e fanno delle vite assurde, no? Che noi neanche ci possiamo immaginare. Secondo me tanto fa anche la testa, cioè quanto uno vuole veramente farlo, la motivazione che uno ha per farlo. Quindi noi, anche avendo visto questi esempi, non ci siamo posti un limite di età, sinceramente. Ci siamo detti, lo facciamo finché vorremo farlo, quindi non stiamo pensando a cosa succederà dopo, quando finiremo, se finirà. Anche perché questo pensiero del futuro, ragazzi, devo dire che mette ansia, mette tanta ansia. È il occuparsi di una cosa prima ancora che succeda, che è normale, lo facciamo tutti, lo facciamo anche noi in molte situazioni. Però stiamo imparando poco a poco a vivercela adesso. Adesso siamo qui, ci stiamo vivendo questa vita in viaggio e ce la vogliamo godere fino in fondo. Quando durerà? Quanto durerà? Chissà. Per quanto riguarda i nostri pensieri sul futuro, sono sulla prossima meta. Questi sicuramente sì. Quello sì. Siamo tornati in camera non solo perché fuori fa freddo, ma anche perché secondo me è la location perfetta per rispondere alle prossime domande. E poi abbiamo anche un bel accompagnamento musicale da parte del nostro chitarrista preferito con la sua chitarrina dell'Ecuador, quindi proprio l'atmosfera perfetta per questa domanda, che direi è proprio a tema. Cioè la domanda è: vorrei sapere se dopo tanti anni di vita in viaggio non vi manca il poter tornare a casa la sera e poter leggere un libro in relax su un bel divano. Allora, in realtà non ci manca perché lo facciamo. Se non abbiamo fisicamente lo stesso divano tutti i giorni, ma ne abbiamo tanti. Ogni giorno un divano diverso. Abbiamo addirittura 2 letti. Esatto, questa stanza è enorme, 2 lettoni, quindi questo problema non si pone. E poi comunque noi la sera, quando finiamo di filmare, finiamo di viaggiare e ci troviamo il nostro spazio, ce ne stiamo tranquilli e dedichiamo del tempo, oltre che al lavoro, come abbiamo detto, anche a quelle che sono le nostre passioni, quello che ci rilassa, ci diverte. Ad esempio Paolo suona la chitarra, ma anche leggiamo libri, guardiamo i film, insomma facciamo tutte queste attività che ovviamente nei video non ci sono, non ce n'è traccia, e che momenti in cui stacchiamo proprio da tutto e ci concentriamo su queste cose. Appunto nei video si vede più la parte attiva quando siamo fuori, quando siamo in giro, però ecco, ci sono anche questi momenti. E adesso arriva una domanda. Ci sono dei momenti in cui siete in forte disaccordo? Come li superate? Succede. Allora, forte disaccordo? No, in generale, no. Forte, questo no. Lo dici tu, Angela. Questo adesso lo stai dicendo tu. Siamo in disaccordo in questo momento. No, allora, possiamo essere forti disaccordo. Allora, sulle questioni importanti generalmente non siamo mai in disaccordo. Diciamo, abbiamo una visione comune che è la stessa per tutti e due. Quindi sulle macro argomenti in genere siamo d'accordo, no? La faccio. Quasi sempre. Sì. Quasi sempre. Magari sulle piccole cose possiamo essere in disaccordo, perché siamo persone diverse con caratteri diversi, molto diversi. Per fortuna io e Angela abbiamo un completamento.
devo dire la verità, per fortuna. C'è qualcuno che ha la testa un po' dura. Qualcuno? Esatto. E qualcuno che ha anche lei la testa dura, devo dire la Però verità. per un'altra cosa, altre cose, su cose diverse. Ragazzi, e credo che da questo punto di vista siamo fortunati, perché abbiamo una sorta di accordo. Certe Siamo cose complementari, si incastrano. ci incastriamo, sì. Quando sono quei periodi in cui non si incastrano, passano. Semplicemente Esatto. passano. Certo, è come non è la prima volta che ci fanno questa domanda. Sì, C'è chi diciamo è più accomodante, esatto. e c'è chi è duro come il muro Chi fino alla cede fine. di più. Chi cede di più e chi è duro come il muro fino all'ultimo giorno. Esatto. Però poi alla fine Troviamo il nostro equilibrio sempre. dai, ci sappiamo prendere, dai. Sì, ci dai, sappiamo prendere alla l'equilibrio fine. lo riusciamo a trovare in un modo o nell'altro, anche perché appunto abbiamo una visione comune, no, sulle cose importanti, e quello ci La aiuta cosa più importante è a quella. superare anche le piccole, diciamo, i piccoli Divergenze. screzi, ecco. E adesso l'ultima domanda. Ho gli occhi strabici? E adesso l'ultima domanda. Senti qua che accordo tetro, drammatico, Il dramma. scordato. Ecco tutto, insomma, per quest'ultima domanda, che credo in questi 8 anni in viaggio sia stata la domanda che più ci avete fatto in assoluto. A volte abbiamo risposto, a volte abbiamo glissato, a volte abbiamo fatto finta di non leggerla neanche, a volte proprio abbiamo Si detto casca non si sempre risponde. lì. Si casca sempre sulla domanda delle puntini, domande. puntini. Ma avete in programma di avere figli in futuro? Questa domanda, ragazzi, io sono convinta ancora una volta che non andrebbe mai fatta, e in ogni caso che tocca un argomento che è molto molto delicato e che va vissuto all'interno della coppia. Quindi ragazzi, noi qui condividiamo buona parte della nostra vita, però su questo tema ci sentiamo di dire che deve restare una cosa tra noi, una cosa che vivremo noi. Se succederà lo saprete, se non succederà lo saprete uguale. No, direi che è una domanda secondo me bella tosta, bella pesante, non è come chiedere cosa vi piace di più. Volete un gufo? Ma ne Esatto. abbiamo diversi. Esatto, è sempre una domanda a cui è difficile rispondere, quindi anche in questo caso non risponderemo, e questa è l'unica domanda in tutto questo video a cui abbiamo deciso di non rispondere. E insomma. quindi noi da qui, ragazzi, vi salutiamo. Ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lanciateci anche qualche hype e noi salutiamo anche i ragazzi che ci seguono su Patreon e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ragazzi. Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés. Pero yo le mando mensajitos